Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un grande classico italiano, la pizza margherita. Non aggiungo altro, andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Abbiamo bisogno di una farina zero con 12 grammi di proteine e una W pari a 230. Utilizzeremo poi acqua fredda di rubinetto, sale, olio extravergine di oliva e lievito di birra fresco. Tutti i pesi li troverete in info box sotto il video. L'idratazione che daremo al nostro impasto è dell'80%. Inizio a versare un pochino di acqua presa dalla quantità totale nella ciotolina del lievito. E ora lo faccio sciogliere. Il lievito è ben sciolto e lo versiamo nella ciotola della farina. Versiamo anche l'acqua, tutta insieme così. E comincio a lavorare l'impasto con un cucchiaio di legno. Prima che l'impasto prenda corpo, verso il sale. E ora l'olio. E adesso lavoriamo per un paio di minuti così in ciotola col cucchiaio di legno. Ora pulisco bene i bordi della ciotola. Copro l'impasto con la pellicola e lo metto a riposare in frigo per 30 minuti. Dopo i primi 30 minuti in frigo, vediamo come è cambiata la consistenza dell'impasto. Vedete? È già molto più elastico. Vedete? Bagnandoci le mani possiamo procedere così. È magnifico, vedete? Chiudiamo ancora e lo mettiamo ancora in frigo a riposare, ma solo per 20 minuti. Siamo al secondo giro di pieghe. Da quando abbiamo impastato sono passati esattamente 45 minuti. Procediamo esattamente come abbiamo fatto nel giro precedente. Mi bagno le mani. Stacco l'impasto dal fondo della ciotola, lo sollevo e lo piego. Mi avvicino alla telecamera per farvi vedere le bolle. Lo vedete? E l'impasto fino a questo momento è stato in frigo. Pulisco i bordi della ciotola e rimetto ancora una volta in frigo l'impasto per gli ultimi 15 minuti. Sono trascorsi gli ultimi 15 minuti di riposo in frigo e ora l'ultimo giro di pieghe noi lo facciamo sul piano di lavoro. Mi inumidisco le mani e con le mani umide
bagno un pochino il piano. A questo punto pieghiamo 5-6 pieghe, saranno più che sufficienti. Ho unto un contenitore con dell'olio extravergine di oliva e ci mettiamo l'impasto all'interno. Ora questo impasto io lo lascio lievitare per 1 ora e mezza a 24 gradi. Se voi in casa non avete 24 gradi potrete preriscaldare il vostro forno a 30 gradi, spegnere il forno, inserire l'impasto all'interno, accendere la luce del forno, chiudere lo sportello e lasciarlo per 1 ora e mezza. Io chiudo il contenitore con un coperchio ermetico, quindi anche il vostro impasto dovrà essere chiuso ermeticamente. Il mio impasto ha triplicato di volume. Spolveriamo il banco con semola rimacinata prima di versare l'impasto sul banco. Pieghiamo un po'. Guardate, è pieno di aria. Lo lascio riposare così sul tavolo appena per 10 minuti. Prima di tutto chiudo ai lati. Poi vado a stendere in questo modo. E a questo punto possiamo direttamente condire la nostra pizza. Forno statico 250 gradi nel piano più alto del mio forno. Vi ricordo che tutti i miei libri sono disponibili su Amazon e potete acquistarli cliccando sui link che trovate sotto il video. Eccola qui, la pizza dopo 10 minuti esatti. Adesso metto la mozzarella e la inforno ancora. 5 minuti ancora in forno a 250 gradi e siamo pronti. Ecco qui la pizza pronta. È davvero una pizza magnifica. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che la mia pizza in teglia ad alta idratazione sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.